Nel vasto panorama della letteratura mondiale esistono autori che non si limitano a scrivere storie, ma finiscono per diventare essi stessi dei simboli. Edgar Allan Poe appartiene a questa categoria rara. La sua vita tormentata e la sua immaginazione visionaria hanno fatto di lui una figura che oscilla tra la realtà documentata e il mito. Già dal primo incontro con i suoi testi si percepisce un'atmosfera unica, fatta di ombre, di inquietudine sottile, di un'attenzione quasi chirurgica per le zone più oscure dell'animo umano. Non è un caso che il suo nome evochi immediatamente corvi, case decadenti, sepolture premature e un senso di bellezza malinconica che avvolge ogni cosa. Poe è spesso ricordato come il maestro del terrore, ma questa definizione da sola gli sta stretta. È stato un innovatore radicale, un autore capace di reinventare la narrativa breve, di dare vita al primo detective letterario, di anticipare la fantascienza moderna e di modellare una poetica che ancora oggi appare sorprendentemente attuale. Allo stesso tempo, la sua esistenza reale sembra uscita da una delle sue stesse opere, segnata da perdite precoci, instabilità, lotte incessanti contro la povertà e un bisogno quasi disperato di dare forma ai propri demoni interiori attraverso la pagina. E se la sua opera continua a esercitare un fascino potentissimo, il merito non è solo della qualità letteraria. Poe è diventato un archetipo, un punto di riferimento per generazioni di scrittori, artisti, musicisti e cineasti che in modi diversi hanno trovato nella sua sensibilità gotica un linguaggio perfetto per esplorare le zone grigie dell'esistenza. La sua influenza attraversa i secoli, prende nuove forme, si infiltra in altre arti e continua a parlare a un pubblico che lo sente sorprendentemente vicino, quasi contemporaneo. Questo viaggio ripercorrerà la storia della sua vita, dalle origini difficili fino agli ultimi giorni avvolti dal mistero. Analizzerà i suoi testi più celebri e il pensiero che li ha generati. Esplorerà la lunga scia che ha lasciato nella cultura popolare, tra musica, cinema, videogiochi e arte gotica. Ma soprattutto cercherà di comprendere perché, nonostante tutto il tempo trascorso, Edgar Allan Poe continui a restare così vivo nell'immaginario collettivo, come una voce che sussurra ancora dalle profondità dell'ombra. La storia di Edgar Allan Poe comincia in un contesto che sembra già presagire il carattere fragile e drammatico della sua esistenza. Nasce a Boston nel 1809 da due giovani attori, David Poe Jr. ed Elizabeth Arnold, entrambi impegnati nel teatro itinerante, un mondo fatto di continue partenze, scarse certezze economiche e intensi legami emotivi. La madre, molto apprezzata per il suo talento e la sua sensibilità artistica, era considerata una delle interpreti più promettenti della scena locale. Il padre, invece, oscillava tra l'ambizione e un'inquietudine che lo avrebbe portato presto a scomparire dalla vita della famiglia. Quando Edgar ha appena un anno, David abbandona la moglie e i figli, lasciando Elizabeth da sola in un periodo in cui le tournée si fanno sempre più difficili. La giovane donna, indebolita dalla fatica e dalla povertà, si ammala di tubercolosi e muore quando Poe ha solo 2 anni. È un trauma precoce che lui non potrà ricordare consapevolmente, ma che segnerà profondamente la percezione dell'amore femminile e della perdita, destinate a tornare come un eco costante nella sua opera. Rimasto orfano insieme ai fratelli, Edgar viene separato da loro e affidato a una famiglia di Richmond, i coniugi Allan, che lo accolgono pur senza adottarlo formalmente. John e Frances Allan appartengono a un ceto più agiato rispetto al mondo in cui Poe era nato. Il bambino cresce così in un ambiente ricco, circondato da educazione e raffinatezza, ma senza mai sentirsi del tutto parte della famiglia. Frances è affettuosa, dolce e diventa per lui una figura materna stabile. John, al contrario, è un commerciante pragmatico, severo, spesso distante. Fra i due nasce un rapporto complesso, minato da differenze di carattere e da aspettative non corrisposte.
Poe è un ragazzo sensibile, incline alla fantasia e allo studio. Allan vorrebbe vederlo trasformarsi in un giovane concreto, disciplinato, destinato a una carriera stabile negli affari. Nonostante questa tensione sotterranea, l'infanzia di Edgar è segnata da un'istruzione eccellente. Trascorre alcuni anni in Inghilterra, dove frequenta una scuola severa ma formativa, immergendosi nello studio dei classici e nella cultura europea, che influenzerà profondamente la sua immaginazione. Vive tra due mondi, quello borghese, fatto di regole e rigore, e quello interiore, dove la sua sensibilità si affina attraverso letture, ricordi svaniti della madre e un precoce senso di estraneità. Già da bambino mostra un talento sorprendente per la parola scritta. Compone versi, racconta piccoli episodi che colpiscono gli adulti per la loro intensità emotiva. È come se nella sua mente si stesse preparando lentamente il terreno per un immaginario che un giorno avrebbe sorpreso il mondo intero. Tuttavia, anche in questa prima fase della vita si intravede un'ombra, una sensazione di precarietà affettiva, un bisogno di riconoscimento mai pienamente soddisfatto, un'identità in bilico tra appartenenza e rifiuto. Quando la famiglia rientra definitivamente negli Stati Uniti, Poe è un adolescente intelligente, colto, ma anche inquieto. Porta con sé l'eredità di un'infanzia segnata da traumi che non scompariranno e allo stesso tempo un bagaglio culturale che lo distinguerà da molti suoi coetanei. È in questo terreno misto di fragilità e curiosità intellettuale che iniziano a germogliare le prime radici della sua futura grandezza letteraria. Entrando nell'età adulta, Edgar Allan Poe si trova sospeso tra due forze opposte. Da un lato, l'ambizione di costruirsi un futuro grazie al talento e all'istruzione ricevuta. Dall'altro, un'inquietudine profonda che sembra spingerlo verso scelte impulsive, conflitti e ribellioni. Quando nel 1826 viene iscritto all'Università della Virginia, una delle istituzioni più prestigiose del paese, gli si apre davanti un mondo fatto di cultura raffinata, società studentesca vivace e un'indipendenza che forse arriva troppo presto. Poe eccelle negli studi, soprattutto nelle lingue antiche e nella letteratura, ma si ritrova presto intrappolato in un problema che lo accompagnerà spesso: la mancanza di denaro. John Allan, pur avendo le possibilità economiche per sostenerlo, gli concede una somma insufficiente per mantenersi dignitosamente. Per colmare il divario, Poe si avvicina ai tavoli da gioco, convinto di poter trasformare la sua intelligenza in un vantaggio. È un'illusione che dura poco. I debiti si accumulano in fretta e la tensione con il padre adottivo esplode in una serie di litigi sempre più violenti. Allan interpreta il comportamento del giovane come irresponsabile. Poe vive invece questo scontro come l'ennesima dimostrazione di un affetto negato. L'anno universitario si conclude con buoni risultati accademici, ma con un rapporto familiare ormai vicino alla rottura definitiva. Rientrato a Richmond, Edgar trova la situazione peggiorata. È escluso dalla vita sociale dei suoi coetanei più ricchi, litiga costantemente con Allan e si sente soffocare da un ambiente dove non riesce a esprimere la sua identità. Nel tentativo di sfuggire a questa condizione e forse anche per provocare il padre adottivo, decide di arruolarsi nell'esercito sotto falso nome. L'esperienza militare, tuttavia, pur portando una disciplina esteriore, non riesce a contenere la sua natura profondamente inquieta. In caserma continua a scrivere poesie e racconti, cercando consolazione nell'immaginazione più che nella disciplina. Durante questi anni, la morte della madre adottiva Frances, l'unica figura veramente affettuosa della sua giovinezza, colpisce Poe in modo devastante. La perdita lo lascia ancora più isolato, privandolo di quel fragile punto di equilibrio emotivo che gli permetteva di tollerare le tensioni con John Allan. Poe tenta allora di ottenere un congedo dall'esercito per entrare nell'Accademia Militare di West Point, convinto che la formazione militare superiore potesse offrirgli un futuro stabile. Ma neanche questo progetto si rivela adatto a lui. L'ambiente rigido, le regole severe e l'impossibilità di dedicarsi alla scrittura lo spingono ben presto a sabotare volontariamente la sua permanenza, ignorando gli ordini, saltando le esercitazioni e comportandosi in modo da farsi espellere.
L'espulsione da West Point rappresenta un momento cruciale. Per la prima volta Poe si trova completamente solo, senza un sostegno economico e senza un punto di riferimento familiare. Ma proprio in questa solitudine sceglie definitivamente la strada della letteratura. Pubblica una raccolta di poesie grazie al contributo economico dei compagni di accademia. Un gesto che rivela come, nonostante tutto, la sua sensibilità colpisse chiunque lo avvicinasse e decide che da quel momento la scrittura non sarà più una passione, ma la sua unica professione possibile. Questa fase della sua vita non è solo una sequenza di scontri e fallimenti, è un periodo di trasformazione in cui Poe impara quanto sia precaria la sua posizione nel mondo e quanto sia necessario affidarsi soltanto al proprio talento. Il giovane che esce da queste esperienze non ha più nulla dell'adolescente privilegiato. È un uomo che ha conosciuto la povertà, la ribellione, la perdita e il peso delle aspettative infrante. Un uomo che si prepara, senza ancora saperlo, a trasformare tutta questa materia dolorosa in una delle opere più originali della letteratura americana. Uscito dall'Accademia di West Point e ormai determinato a vivere di scrittura, Edgar Allan Poe entra in una fase della sua vita in cui il talento sembra finalmente trovare uno spazio, ma sempre in equilibrio precario tra successo e bisogno. Gli anni successivi sono infatti segnati da continui spostamenti, da un lavoro instabile all'altro e da una ricerca incessante di riconoscimento in un'America ancora giovane, dove la letteratura non garantiva quasi mai sicurezza economica. Eppure è proprio in questo periodo che Poe comincia a imporsi come una delle voci più originali della scena culturale statunitense. Il suo ingresso nel mondo editoriale avviene quasi per necessità. Dopo aver lasciato definitivamente la famiglia Allan, Poe si rivolge ai giornali e alle riviste letterarie, gli unici luoghi dove un autore poteva sperare di essere pagato con una certa regolarità. La sua prosa elegante, affilata e profondamente personale attira l'attenzione di alcuni redattori, che gli affidano i primi incarichi come recensore e critico. È in questo ruolo che Poe inizia a costruirsi una reputazione tanto brillante quanto temuta. Le sue recensioni non sono mai banali. Analizza i testi con una precisione quasi chirurgica, smonta i difetti, esalta i meriti e soprattutto non risparmia nessuno, nemmeno gli autori più affermati. In un ambiente letterario spesso dominato da complicità e giudizi indulgenti, la sua voce si impone come qualcosa di nuovo. La popolarità cresce anche grazie alla sua capacità di scrivere racconti che catturano immediatamente l'attenzione dei lettori. Riviste come il Southern Literary Messenger pubblicano i suoi testi con entusiasmo, contribuendo a consolidare la figura di un autore giovane ma sorprendentemente maturo. In questi anni Poe perfeziona la struttura dei suoi racconti, sperimenta atmosfere, intrecci psicologici e colpi di scena che faranno scuola. La sua scrittura è già riconoscibile, tesa, cupa, precisa nei dettagli e irrimediabilmente attratta dalle zone d'ombra dell'anima. Accanto alla crescita professionale c'è un aspetto più privato che contribuisce a dare direzione al suo percorso: il ritorno nei confronti della famiglia Clem, con la quale aveva mantenuto un legame affettuoso fin dall'adolescenza. In questa casa trova un senso di stabilità che gli era mancato negli anni precedenti e soprattutto si avvicina sempre di più alla giovane Virginia, cugina più giovane di lui. Con il tempo, questo rapporto diventerà il fulcro emotivo della sua esistenza, offrendo a Poe una quiete domestica che, seppur fragile, lo accompagna nei momenti più turbolenti della sua carriera. Nonostante questi progressi, la sua ascesa rimane costellata di ostacoli. Le riviste che lo assumono non sono mai economicamente solide e spesso falliscono o riducono gli stipendi proprio nel momento in cui Poe sembra aver trovato un equilibrio. A ciò si aggiungono le sue difficoltà personali, una sensibilità accentuata, una vulnerabilità emotiva e talvolta un uso disordinato dell'alcol che peggiora nei periodi di stress. La combinazione di questi fattori rende la sua presenza editoriale instabile. Cambia spesso città, passando da Richmond a Filadelfia, da New York a Boston, inseguendo contratti migliori e la speranza di una carriera solida. Eppure, nonostante la precarietà, questi sono gli anni in cui Poe affina la sua poetica
e consolida la sua identità letteraria. Scrivere diventa per lui non solo una necessità materiale, ma anche un modo per dare forma alle inquietudini che lo attraversano. Ogni testo pubblicato rappresenta un passo avanti verso la definizione di quello stile unico che lo renderà immortale. Lavorando tra tipografie affollate, manoscritti ingialliti e pagine da correggere incessantemente, Poe getta le basi della sua futura grandezza, dimostrando che anche nella difficoltà più estrema si può costruire qualcosa di destinato a sopravvivere al proprio tempo. Nel momento in cui Edgar Allan Poe comincia a farsi conoscere come autore, non è tanto la sua abilità tecnica a colpire il pubblico, quanto la sensazione che nei suoi testi stia accadendo qualcosa di radicalmente nuovo. In un'epoca dominata da romanzi didascalici e narrazioni ancora legate all'immaginario illuminista o al sentimentalismo europeo, Poe introduce un modo diverso di intendere la letteratura. Per lui la pagina non è uno spazio dove trasmettere una morale, ma un laboratorio emotivo in cui il lettore deve essere guidato verso un'esperienza precisa e intenzionale. È questo principio che lui stesso definisce unità dell'effetto a costruire il cuore della sua poetica. Secondo Poe, un racconto non deve diluirsi in digressioni o in eccessive descrizioni. Deve invece procedere come una notte che cala improvvisamente, stringendo il lettore in un'atmosfera che lo accompagna fino all'ultima parola. Ogni elemento, dalla scelta delle immagini allo stile cadenzato, dalla costruzione della tensione fino al finale, è subordinato a un'unica emozione dominante, che può essere angoscia, malinconia, terrore o semplice inquietudine. In questo modo, la brevità del racconto non è un limite, ma una condizione necessaria per mantenere intatta l'intensità. Poe crede fermamente che un testo troppo lungo rischi di disperdere la magia, mentre un racconto breve, se ben costruito, può imprimere nella mente un'impressione duratura e quasi ipnotica. Il suo approccio alla scrittura è anche profondamente analitico. A differenza di molti autori romantici che parlano dell'ispirazione come un lampo incontrollabile, Poe è convinto che la bellezza letteraria sia il risultato di una combinazione precisa di scelte consapevoli. Questa idea emerge chiaramente quando descrive anni dopo il processo creativo dietro Il Corvo. Nel suo celebre saggio La filosofia della composizione afferma senza esitazione che il poema non è nato dal caos della fantasia, ma da un ragionamento logico su ritmo, struttura e simboli. L'immagine dell'uccello nero non è un'intuizione casuale. Rappresenta per Poe il simbolo più efficace della persistenza del dolore, un messaggero che ripete implacabilmente ciò che la mente vorrebbe dimenticare. Accanto alla dimensione teorica c'è però un'altra componente altrettanto importante, la sensibilità con cui Poe esplora le zone più oscure dell'animo umano. Nei suoi testi non c'è mai un terrore superficiale o gratuito. L'orrore nasce da processi psicologici profondi, da ossessioni, colpe, allucinazioni, da quella sottile linea che separa la lucidità dalla follia. Poe non descrive mostri esterni, li colloca dentro la mente dei suoi personaggi. Ed è proprio per questa capacità di trasformare la psiche in un territorio minaccioso che oggi lo consideriamo uno dei precursori della narrativa psicologica moderna. Un altro tema centrale della sua poetica è la malinconia, intesa non come semplice tristezza, ma come un sentimento estetico, un velo che avvolge ogni cosa e che permette di cogliere la fragilità della vita. La morte, spesso idealizzata, diventa un luogo dove la bellezza e il dolore si incontrano. I personaggi femminili, eterei e spesso destinati a scomparire, riflettono il bisogno di Poe di afferrare qualcosa di puro, che però svanisce sempre. È una visione tragica, ma anche profondamente artistica, che trasforma il lutto in un linguaggio poetico. Attraverso questa combinazione di rigore formale e intensità emotiva, Poe crea una letteratura che non assomiglia a nessun'altra del suo tempo. I suoi racconti diventano laboratori di tensione, le sue poesie esercizi di musicalità ipnotica. E mentre i critici più conservatori faticano inizialmente a comprenderlo, una nuova generazione di lettori resta incantata da quella voce che sembra provenire da un luogo dove l'immaginazione incontra l'ombra. La sua poetica non è solo una teoria, è un modo di sentire il mondo,
di trasformare la paura e la bellezza in una forma d'arte capace di oltrepassare qualsiasi epoca. Nel corso della sua carriera, Edgar Allan Poe dà vita a un corpus di opere sorprendentemente coerente, pur attraversando generi diversi e sperimentando forme narrative che, fino ad allora, erano state considerate marginali. Ciò che colpisce leggendo i suoi racconti e le sue poesie è la sensazione che ogni testo appartenga a un unico universo emotivo, dominato da atmosfere di fragile bellezza e da un'attenzione estrema ai moti interiori dell'uomo. È come se ogni storia fosse una tessera di un mosaico più grande, un'unica visione che Poe modella attraverso registri differenti ma tutti riconoscibili. I racconti del terrore rappresentano uno dei punti più alti della sua produzione. In essi Poe non cerca semplicemente di spaventare, costruisce piuttosto un percorso che porta il lettore dentro un labirinto mentale dove la razionalità si incrina fino a dissolversi. La tensione non nasce da elementi sovrannaturali evidenti, ma da un progressivo cedimento della psiche. Le case che si sfaldano, i battiti che emergono dal silenzio, le ombre che sembrano animarsi sono sempre proiezioni di un turbamento interiore. In queste storie il terrore è una lente di ingrandimento che rivela l'instabilità dell'essere umano, fragile anche quando crede di essere lucido. Accanto ai racconti dell'orrore, le sue poesie mostrano un'altra sfaccettatura della sua sensibilità. Il Corvo, forse il suo capolavoro più celebre, è un poema che unisce musicalità e simbolismo in modo quasi ipnotico. La ripetizione ossessiva del ritornello, la figura dell'uccello scuro e la notte che sembra non finire mai, creano un clima di sospensione che riflette perfettamente la condizione del protagonista. Un uomo che tenta invano di sfuggire alla propria sofferenza. Tuttavia, al di là del fascino gotico, ciò che rende questa poesia unica è la sua capacità di trasformare il lutto in una melodia. La perdita diventa ritmo, l'ossessione diventa canto e il dolore assume una forma quasi rituale. In altre poesie, come quelle dedicate all'amore idealizzato e alla figura femminile perduta, Poe mostra una delicatezza che contrasta con l'immagine cupa che spesso lo accompagna. La donna, nei suoi versi, è una presenza luminosa che sfugge alla presa del tempo, un simbolo di ciò che è destinato ad andare perduto proprio mentre si tenta di trattenerlo. Questa tensione tra desiderio e sensazione di svanire percorre gran parte della sua poesia, rivelando quanto la dimensione emotiva fosse centrale nel suo modo di intendere l'arte. Un elemento meno noto ma essenziale della sua produzione è la narrazione investigativa. Con i racconti dedicati al detective Auguste Dupin, Poe inaugura un genere completamente nuovo. La logica deduttiva, l'osservazione minuziosa dei dettagli, il metodo analitico che svela ciò che agli altri sfugge, tutto questo costituisce il prototipo del detective moderno. È sorprendente pensare che figure come Sherlock Holmes, Hercule Poirot o molti protagonisti dei thriller contemporanei debbano la loro esistenza proprio a questo personaggio ideato da Poe. Nei casi affrontati da Dupin non c'è solo l'ingegno, ma anche un sottile gioco psicologico, un modo diverso di guardare il mondo che anticipa sensibilità narrative molto più tarde. Non meno innovativa è la sua incursione nella proto-fantascienza. In racconti che sfiorano il confine tra scienza, speculazione e macabro esperimento, Poe mette in scena situazioni che sembrano provenire da un futuro in cui la curiosità umana si spinge oltre i limiti del possibile. Il senso di meraviglia si mescola alla paura, creando una tensione che ancora oggi appare modernissima. Non è un caso che autori come Jules Verne e H.G. Wells abbiano guardato a lui come uno dei padri fondatori del genere. Letti nel loro insieme, i testi di Poe rivelano una mente che non si è mai accontentata di un unico linguaggio. Ogni racconto, ogni poesia è un tassello di un'immaginazione che si muove tra incubo e nostalgia, tra logica e vertigine. E mentre la critica del suo tempo oscillava tra entusiasmo e incomprensione, le generazioni successive avrebbero riconosciuto nella sua opera una delle espressioni più originali e influenti della letteratura moderna. Con il passare degli anni, l'opera di Edgar Allan Poe ha smesso di appartenere soltanto al mondo letterario per diffondersi in territori sempre nuovi,
diventando una fonte di ispirazione inesauribile per artisti di discipline molto diverse tra loro. È sorprendente osservare come un uomo che visse in un'epoca segnata da limiti tecnologici, povertà diffusa e scarso riconoscimento pubblico sia riuscito a lasciare un'impronta tanto profonda da attraversare i secoli e riemergere continuamente nella cultura di massa. Il suo universo, popolato di simboli potenti e atmosfere inconfondibili, ha trovato nuovi linguaggi attraverso cui continuare a vivere, trasformandosi ma senza mai tradire la sua essenza. Uno degli ambiti dove la sua influenza si manifesta con maggiore forza è la musica. Negli anni 70, quando la scena rock progressiva cercava nuovi orizzonti narrativi, l'album Tales of Mystery and Imagination del gruppo Alan Parsons Project portò le visioni di Poe dentro un contesto sonoro elaborato e suggestivo. Il disco è un viaggio che ripercorre in forma musicale alcune delle sue storie più celebri, trasformando il terrore psicologico in orchestrazioni dense e atmosfere cariche di tensione. Grazie a quell'album, un'intera generazione di ascoltatori si avvicinò ai racconti di Poe attraverso un medium diverso dalla pagina, scoprendo che le sue immagini erano straordinariamente compatibili con un linguaggio moderno e sperimentale. Anni dopo, Lou Reed compì un'operazione ancora più radicale con il progetto The Raven, un'opera ibrida che mescolava narrazione, performance e musica, dimostrando quanto fosse ancora fertile il terreno poetico lasciato da Poe. Il cinema ha accolto il suo immaginario con un entusiasmo altrettanto duraturo. Già negli anni 60 il regista Roger Corman trasformò alcuni dei racconti più celebri in film gotici diventati iconici, contribuendo a definire un'estetica visiva vicina a quella delle sue pagine. Le scenografie grandiose, i colori saturi e le interpretazioni di Vincent Price catturarono l'essenza decadente e allucinata delle storie, creando un ponte tra la letteratura e un nuovo modo di vivere il terrore. In epoche più recenti, altre produzioni hanno continuato a reinterpretare Poe, come il film The Raven, che immagina gli ultimi giorni della sua vita come un intreccio tra finzione e realtà. Oppure il progetto animato Extraordinary Tales, che offre una serie di adattamenti visivi, ognuno con la propria sensibilità artistica. A dimostrazione di quanto il suo mondo continui a parlare alla contemporaneità, le sue atmosfere compaiono anche in film che non sono adattamenti diretti, ma che riecheggiano il suo uso delle ombre, degli spazi claustrofobici e delle psicologie tormentate. Anche il mondo dei videogiochi non è rimasto indifferente. A partire dagli anni 90, alcuni sviluppatori hanno preso in prestito la voce narrante di Poe per costruire esperienze immersive che riproducono la sensazione di trovarsi all'interno dei suoi racconti. Titoli come The Dark Eye esplorano il limite tra realtà e incubo con uno stile che richiama le sue atmosfere più disturbanti, mentre produzioni più recenti hanno utilizzato la realtà virtuale per far vivere ai giocatori la sensazione di muoversi dentro quelle case fatiscenti, quei corridoi infiniti e quelle visioni perturbanti che lui aveva immaginato con la parola. Anche in progetti che non lo citano direttamente, molte ambientazioni gotiche, meccaniche psicologiche e narrazioni incentrate sulla follia portano tracce evidenti della sua eredità. La sua presenza si avverte inoltre nel mondo del fumetto e dell'arte visiva. Autori come Neil Gaiman lo hanno inserito con naturalezza nei propri universi narrativi, quasi fosse una figura mitologica destinata a comparire ogni volta che si parla di sogno e oscurità. Le reinterpretazioni grafiche dei suoi racconti, spesso caratterizzate da tratteggi angoscianti e tonalità spente, dimostrano come il linguaggio dell'illustrazione sia perfetto per tradurre le sue immagini interiori in forme visibili. Poe diventa così un personaggio, un simbolo, un volto che ritorna in poster, copertine, tatuaggi e opere contemporanee, quasi a indicare che il suo contributo non è confinato alla letteratura, ma vive nella sensibilità estetica collettiva. L'impatto culturale di Poe è, in fondo, la dimostrazione del potere che può avere una voce capace di toccare le corde più profonde dell'essere umano. Le sue idee, i suoi simboli e le sue emozioni si sono rivelati talmente universali e adattabili da attraversare epoche diverse e tecnologie sempre nuove. Che si tratti di una canzone, di un film, di un videogioco o di un'illustrazione, ogni nuova interpretazione non fa altro che testimoniare la vitalità di un immaginario che, pur nato quasi 2 secoli fa,
continua a rinnovarsi senza perdere la propria intensità. Per comprendere davvero l'impronta emotiva che segna l'ultima parte della vita di Edgar Allan Poe, bisogna osservare il legame profondo che lo univa a Virginia Clemm. Per lui, Virginia non era soltanto la compagna con cui aveva condiviso anni di precarietà e di migrazioni continue da una città all'altra, ma rappresentava anche quel nucleo di stabilità domestica che gli era mancato sin dall'infanzia. In un'esistenza costellata di abbandoni e perdite, Virginia era diventata un porto fragile ma luminoso, un punto fermo che gli offriva affetto e comprensione senza condizioni. La loro casa, per quanto modesta, era un luogo dove Poe poteva finalmente sentirsi protetto, lontano dalle tensioni del mondo editoriale e dalle delusioni professionali. Quando Virginia iniziò a manifestare i primi sintomi della tubercolosi, l'equilibrio già precario della famiglia cominciò a incrinarsi. La malattia avanzava lentamente, sottraendo vitalità a una giovane donna che aveva sempre mostrato dolcezza e pazienza anche nei momenti più difficili. Poe osservava il declino con una disperazione crescente, consapevole che la stessa malattia aveva già portato via la madre naturale e la madre adottiva. Ogni colpo di tosse, ogni traccia di sangue sul fazzoletto diventava un presagio di quel lutto che lui, più di chiunque altro, temeva e al tempo stesso sembrava aver previsto nei suoi scritti. La situazione economica non facilitava la possibilità di curarla adeguatamente. I continui spostamenti da Richmond a Filadelfia, poi a New York, erano dettati tanto dalla ricerca di nuove opportunità lavorative quanto dal tentativo di trovare un clima più favorevole che potesse alleviare almeno in parte il suo male. Tuttavia, nessun cambiamento di città riusciva a fermare l'avanzata della malattia. Ogni nuovo inverno portava con sé un peggioramento e Poe, esasperato dall'impotenza, alternava momenti di rassegnazione a fasi di irrequietezza che si riversavano sulla sua scrittura, rendendola più intensa, più scura, più tesa verso i margini del dolore umano. Quando la condizione di Virginia si aggravò definitivamente, la casa che per anni era stata un rifugio si trasformò in un luogo impregnato di silenzio e di attesa. Poe viveva accanto al letto della moglie, cercando di consolarla con la lettura e con la musica, loro abitudine quotidiana, ma non poteva fare nulla per fermare il destino che avanzava inesorabile. Nel gennaio del 1847 Virginia morì a soli 24 anni, lasciando un vuoto che nessuna amicizia, nessuna consolazione e nessun successo letterario avrebbe mai potuto colmare. La morte di Virginia segnò un punto di rottura definitivo nella vita di Poe. Da quel momento, la già instabile barriera che separava la sua sensibilità artistica dal suo equilibrio mentale si assottigliò quasi del tutto. Il dolore si mescolava a un senso di smarrimento e a un'inquietudine che lo portavano a cercare sollievo nell'alcol, non tanto per dipendenza quanto per disperazione. Le lettere di quel periodo mostrano un uomo affranto, incapace di trovare uno scopo e tormentato da visioni che sembrano provenire da un luogo dove la realtà e l'incubo si sovrappongono. In queste condizioni, anche la sua carriera subì un inevitabile declino. Alternava momenti di lucidità creativa a periodi di abbandono totale, durante i quali sembrava incapace perfino di mantenere rapporti costanti con gli amici più vicini. Il mondo che lo circondava non era cambiato, ma lui non vi apparteneva più nello stesso modo. La morte di Virginia aveva scosso la sua identità fino alle fondamenta, lasciandolo in un limbo dove dolore e immaginazione si nutrivano a vicenda, senza che nessuno dei due potesse davvero salvarlo. Gli ultimi giorni di Edgar Allan Poe sono avvolti da un alone di incertezza che sembra uscito direttamente dalle sue stesse opere, come se la vita avesse voluto imitare l'immaginazione dello scrittore fino all'estremo. Dopo la morte di Virginia, la sua esistenza prosegue tra tentativi di ripresa e ricadute che lo lasciano sempre più vulnerabile. Nonostante alcuni momenti di rinnovata lucidità, Poe appare spesso smarrito, affaticato, incapace di trovare un punto d'appoggio stabile. È in questo stato fragile che nell'autunno del 1849 intraprende un viaggio che avrebbe dovuto condurlo da Richmond a Filadelfia. Un percorso apparentemente semplice,
che invece si trasformerà nel preludio di un enigma destinato a far discutere studiosi e biografi per oltre un secolo. Il 3 ottobre di quell'anno Poe viene ritrovato a Baltimora in condizioni che nessuno riuscirà mai a spiegare con certezza. È stordito, confuso, incapace di rispondere in modo coerente alle domande di chi lo soccorre. Indossa abiti che non appartengono al suo guardaroba e sembra aver perso completamente l'orientamento. Viene portato all'interno del Washington College Hospital, dove resta per 4 giorni in uno stato di alternanza tra febbre, deliri e momenti di breve lucidità. In uno di questi frammenti di coscienza pronuncia il nome Reynolds, un riferimento enigmatico che non sarà mai chiarito definitivamente e che alimenterà speculazioni di ogni tipo. Le testimonianze di quei giorni sono poche e frammentarie. Non esistono cartelle cliniche dettagliate e ciò che si sa proviene quasi esclusivamente dai racconti di chi era presente. Poe non riesce a spiegare cosa gli sia accaduto né da dove provengano gli abiti che indossa. La notte del 7 ottobre muore, apparentemente sopraffatto da una combinazione di febbre alta, tremori e un generale collasso fisico. Le sue ultime parole, secondo quanto riportato dal medico che lo assistette, sarebbero state un'invocazione al Signore affinché aiutasse la sua anima tormentata. Anche questo particolare, come molti altri, è avvolto da un alone di incertezza che rende il suo epilogo ancora più inquietante. Da allora, le ipotesi sulla causa della sua morte si sono moltiplicate. Alcuni hanno pensato a un abuso alcolico, basandosi sulla sua nota fragilità nei periodi più difficili della vita. Tuttavia, questa spiegazione non convince completamente gli studiosi moderni, che sottolineano come Poe avesse lunghi periodi di sobrietà e come non fosse un bevitore abituale nel senso tradizionale del termine. Altri hanno ipotizzato un malore improvviso dovuto a condizioni di salute già compromesse, suggerendo possibili diagnosi come meningite, diabete non riconosciuto, un'infezione cerebrale o perfino complicazioni derivanti dalla rabbia. Nessuna di queste ipotesi, tuttavia, è sostenuta da prove definitive. La teoria che più affascina gli storici è legata alla pratica del cooping, una forma di frode elettorale diffusa nell'Ottocento. Bande criminali rapivano persone vulnerabili, le costringevano a votare più volte sotto diverse identità e le abbandonavano poi in condizioni critiche. Il fatto che Poe fosse trovato a Baltimora proprio nei giorni delle elezioni e con abiti non suoi ha alimentato la possibilità che fosse stato una vittima di questo sistema brutale. Anche questa ipotesi, pur plausibile, non è mai stata confermata. A complicare ulteriormente la comprensione degli eventi c'è il fatto che nessuna autopsia venne eseguita e molti documenti ufficiali andarono perduti o non vennero mai redatti. Il risultato è un mosaico incompleto, dove ogni tessera sembra raccontare una storia diversa. L'immagine che emerge è quella di un uomo che negli ultimi momenti della sua vita si ritrova solo, spaesato, circondato da ombre che nessuno ha potuto chiarire. La sua morte, più che spiegare qualcosa, apre a interrogativi che risuonano ancora oggi. E così, paradossalmente, il destino di Poe sembra essersi allineato alla poetica che aveva costruito per tutta la vita. La sua fine, inquieta e indecifrabile, riecheggia le atmosfere dei suoi racconti, dove la linea tra razionalità e mistero è sottile e continuamente attraversata. Non sappiamo con certezza cosa sia accaduto in quei giorni, ma forse proprio questa mancanza di risposte contribuisce a mantenere viva la sua figura. Poe muore avvolto nello stesso enigma che ha reso immortale la sua immaginazione. Un mistero che non cerca una soluzione definitiva, ma che continua a ricordare quanto l'ignoto possa essere una forma di fascino irresistibile. La morte di Edgar Allan Poe non ha rappresentato la fine della sua storia, ma l'inizio di un percorso molto più ampio e sorprendente. Se in vita aveva lottato contro l'indifferenza, la precarietà economica e il giudizio altalenante dei contemporanei, dopo la sua scomparsa la sua opera ha iniziato a diffondersi con una forza che nessuno, nemmeno lui, avrebbe potuto prevedere. Ciò che all'epoca appariva insolito, inquietante o eccessivamente audace è diventato nel tempo un fondamento della narrativa moderna.
È come se la letteratura nel corso dei decenni avesse finalmente raggiunto la frequenza emotiva sulla quale Poe aveva sempre scritto, riconoscendo nella sua voce un'anticipazione di sensibilità che sarebbero emerse solo molti anni più tardi. Il primo grande sostenitore del suo genio fu Charles Baudelaire, che non solo tradusse le sue opere in francese, ma contribuì a diffonderle in tutta l'Europa, trasformandolo in una figura di culto tra poeti e pensatori. Grazie a questa mediazione, Poe divenne un punto di riferimento per il simbolismo, per il decadentismo e per quella nuova concezione dell'arte che vedeva nella malinconia e nell'ombra non un difetto, ma una forma di verità. In seguito, molti altri autori, da Dostoevsky a Lovecraft, da Conan Doyle a Borges, riconobbero in lui una fonte di ispirazione imprescindibile. Un pioniere che aveva osato esplorare territori narrativi che altri avrebbero percorso solo più tardi. Con il passare del tempo, il suo contributo è diventato visibile anche in ambiti che lui stesso non avrebbe potuto immaginare. Ogni storia poliziesca che si affida alla logica deduttiva porta un eco di Dupin. Ogni racconto dell'orrore che affonda nella psicologia più che nel soprannaturale deve qualcosa al suo modo di concepire il terrore. Ogni romanzo che gioca con l'instabilità della percezione continua in qualche modo a dialogare con la sua visione. Poe non ha semplicemente inventato generi, ha fornito alla letteratura un nuovo modo di guardare il mondo, mostrando che la mente umana è un territorio narrativo inesauribile. Oltre alla sua scrittura, la sua immagine è diventata un simbolo culturale riconoscibile. Il volto scavato, lo sguardo profondo, la figura esile e malinconica sono entrati nell'iconografia collettiva come emblema dell'artista tormentato. Eppure, questa caricatura, pur potente, non riesce a cogliere completamente la sua complessità. Il mito che lo circonda, alimentato dal mistero della sua morte, dai drammi personali e dalle sue atmosfere gotiche, ha talvolta rischiato di oscurare l'intelligenza lucida e l'ambizione teorica che animavano la sua mente. Ma proprio nella sovrapposizione tra uomo e leggenda si trova la chiave della sua persistenza. Poe è diventato il personaggio di un racconto infinito, reinterpretato di epoca in epoca, sempre diverso e sempre attuale. La sopravvivenza di Poe non è dunque legata soltanto alle sue opere, ma alla capacità che esse hanno di rinnovarsi continuamente attraverso nuovi linguaggi e nuovi lettori. Ogni volta che una mente curiosa si avvicina a uno dei suoi testi, una parte del suo universo torna a vivere, come se quel corvo che aveva immaginato tanto tempo fa riprendesse il volo nelle stanze silenziose dell'immaginazione. È questo forse il segreto della sua immortalità. La consapevolezza che, nonostante la brevità della sua vita e la solitudine della sua morte, Poe abbia saputo parlare a qualcosa che è profondamente radicato nella natura umana. E finché ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare quella voce che arriva dal margine delle ombre, il suo mito continuerà a crescere, attraversando generazioni e trasformandosi, senza mai svanire davvero.